Ciao a tutti, bentornati sul canale. Ci siamo. Credo che per quest'anno si possa dire che l'inverno è veramente quasi alle porte. Sono qui alla Maielletta, quota 1600-1700 metri. Sono alla ricerca di qualche nuvola e credo che nel pomeriggio, verso il tramonto, qualche cosa succederà. Guardate lì le creste della Maiella, il blockhouse, in fondo il pesco falcone e tutta la catena più settentrionale della Maiella è completamente innevata. Ed oggi voglio testare alcune funzionalità di questa bellissima macchina fotografica Olympus OM1 e vorrei provare la funzionalità di Live Composite, che mi consentirà di effettuare delle lunghe esposizioni giocando molto sulle nuvole e creando degli effetti molto particolari. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, attivate le campanelle, mettete qui un like all'inizio del video così non vi dimenticate e poi alla fine rimanete con me alla scoperta di questo tramonto. Dalla Maielletta, proprio dagli impianti da sci che stanno lì da quella parte, ho imboccato la strada che scende verso Rocca Morice, stavolta a piedi perché questa strada d'inverno rimane chiusa in quanto nella parte terminale sostanzialmente ci passano sopra le piste da sci, per cui poi è particolarmente innevata nei mesi più freddi, per cui si procede a piedi. In questo tratto è pulita perché c'è il sole che ha squagliato evidentemente la neve, ma un po' più avanti nel bosco c'era un po' di ghiaccio, un po' di neve sul manto stradale. E guardate, proprio quella cresta è dove mi trovavo qualche tempo fa a fare la fotografia all'alta valle dell'Orfento, quindi sono praticamente un paio di chilometri più ad ovest rispetto a dove mi trovavo quella volta. Guardate. Volevo effettuare delle prove con alcune funzioni di Olympus, però ancora c'è troppa luce, per cui scatterò qualche fotografia in questa zona, poi magari verso il tramonto mi sposterò, tornerò verso la Maielletta, dove Ascanio, il nostro amico Ascanio Buccella, mi ha suggerito una location abbastanza interessante dove spesso il tramonto può essere davvero molto spettacolare. La settimana scorsa avevo effettuato un sopralluogo nel pomeriggio proprio in questa zona per rendermi un po' conto della situazione, però sono stato praticamente avvolto dalle nuvole, per cui la fotografia è stata molto relativa. Ho scattato qualche fotografia invece a Melody, magari ve la farò vedere in fondo al video. Ho montato il mio cavalletto
la Olympus e il teleobiettivo, perché vorrei raggiungere le montagne proprio là in fondo, sono le cime più alte della Maiella. Però noto anche che qui sotto si sta formando del vapore che risale il vallone di Santo Spirito. Magari potrebbe essere una composizione interessante. C'è qui montato il polarizzatore e effettuerò varie esposizioni, delle prove, vediamo che cosa esce fuori. Ho realizzato diversi scatti anche leggermente eterei, con delle nuvole, con un mare di nuvole che stava avanzando qui nel vallone di Santo Spirito. Mi trovo in questo momento proprio sopra quella roccia che ho fotografato un paio di settimane fa dall'altra cresta, lì in fondo, ed è un luogo molto remoto in questo momento perché la strada è chiusa e non passa neanche una macchina, non c'è nessuno, forse ogni tanto sento qualche animale dietro le mie spalle qui in questo piccolo bosco. Da quella parte lì in fondo si sta creando una forte inversione termica, però è molto bassa e purtroppo non è molto favorevole alla fotografia, infatti è molto controluce e insomma il soggetto non è particolarmente interessante, anche se il fenomeno è davvero molto bello. Credo a questo punto che chiuderò l'attrezzatura e magari me la porto sulle spalle, vediamo. Devo essere veloce perché tra poco il sole scenderà dietro il Monte Morrone e io devo percorrere circa un paio di chilometri, forse qualcosa di più, leggermente in salita qui nel bosco su questa strada. Vorrei raggiungere la Maielletta, di lì trovare una composizione per il tramonto e magari testare qualche funzionalità della Olympus OM1. Adesso però devo davvero iniziare a muovermi, altrimenti andrà a finire che mi perderò le luci del tramonto. Guardate lì da quella parte, c'è una bellissima inversione termica, come dicevo prima, però purtroppo è troppo bassa e risale lentamente dalla valle, è difficile da fotografare, non c'è un soggetto interessante. Dietro di me invece la Maiella si sta un po' colorando, è davvero molto bello da questa parte. E io invece sono diretto su quella cresta, sono alla ricerca di un luogo che mi ha suggerito Ascanio Buccella l'altro giorno al telefono. Voglio vedere se riesco a realizzare una bella fotografia questa sera al tramonto. I presupposti ci sono. Le nuvole dietro le mie spalle sono davvero molto belle, la cresta del Pesco Falcone è molto maestosa veramente, e queste nuvole stanno prendendo un colore
arancione. Ho ancora qualche minuto prima che il sole scenda dietro il monte Morrone, magari riuscirò a fare qualche fotografia con la stella, vediamo. E sono davvero gli ultimi istanti prima che il sole scenda dietro la montagna, il Monte Morrone. Dall'altra parte, proprio nella direzione opposta, è appena sorta la luna. Il primo piano della mia fotografia è composto da queste rocce, la neve colorata e lo sfondo dalla montagna con qualche nuvola. Chiuderò il diaframma per creare l'effetto stella e poi andrò con diverse esposizioni. Un timer a 2 secondi e vediamo che cosa esce fuori. Ed io sono ancora qui a scattare le ultime fotografie a questo tramonto veramente incredibile qui sulle creste della Maielletta. La temperatura sta davvero precipitando, ma sono contento perché dopo un'estate lunghissima, afosa, un autunno così particolare, finalmente insomma, l'inverno sta tornando e spero che sia un inverno freddo e normale rispetto all'estate e le stagioni che sono appena trascorse, che al contrario sono state un po' particolari, un po' anomale.